Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di giugno 2025. Iniziamo con una bella croce celtica per vedere tutto quello che ci diranno tutte le energie per te del mese. E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per andare a realizzare il tuo capolavoro di vita quotidiano. Allora, partiamo subito. Sagittario, cosa accade in questo mese di giugno 2025 e come adoperarsi al meglio per la realizzazione dei tuoi grandi obiettivi. Allora, partiamo con l'energia generale del mese, la guida. Vediamo qual è l'ostacolo, sfida principale, quali sono le radici della situazione, passato, recente, mese passato, la futura imminente, quindi la prima parte del mese, la seconda parte del mese, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, le tue speranze o timori, esito possibile, la tendenza finale. Allora, andiamo a vedere la guida, energia generale del mese, quello su cui si concentra tutto. Wow, abbiamo il mago. Il mago è l'energia principale di questo mese, bellissima carta di partenza. Il mago mi parla di manifestazione. Manifestazione mi parla della sciamana che sei, dello sciamano che sei, della voglia di realizzare delle cose, un'energia potentissima. Entriamo nel mese di giugno 2025 con una grandissima energia di potenza e di manifestazione. Anche il sentirsi capaci e potenti per la realizzazione dei propri obiettivi. Io voglio realizzare questo, prendo ferma risoluzione di questo. Ok, questa è la guida. E soprattutto la guida cosa ti dice? È il terzo chakra, forte autostima, forte, come dire, noi nello yoga sciamanico diciamo sempre che se abbi una buona ragione per morire, perché avrai anche un'ottima ragione per vivere. Quindi è come se vuoi realizzare qualcosa, questione di vita o di morte, perché se hai qualcosa per cui vale la pena morire, allora avrai un'ottima ragione per vivere. Ok? Quindi è proprio questo, questa grande forza propulsiva che emana da te in questo mese. Andiamo a vedere qual è l'ostacolo, la sfida principale per realizzare questa grande energia in questo mese. Il 7 di spade. L'ostacolo possono essere mancanza di fiducia nella vita o mancanza di fiducia negli altri, delle persone che ti fanno lo sgambetto, situazioni un po' ambigue. Il 7 di spade per eccellenza è la carta del ladro, e la carta anche e soprattutto come sfida ti dice con la carta del mago non rifugire le tue sfide per realizzare i tuoi obiettivi, ma piuttosto affrontale come una grande sciamana, come un grande sciamano, come un mago. Chi è il mago? Colui che riassorbe le proiezioni della sua vita. Tutto ciò che ti accade ha a che fare con una proiezione dell'anima. Chi è il mago? Colui che si rende responsabile di quello che proietta. E quindi se tu ti reputi responsabile e non vittima di situazioni particolari, di situazioni un po' deficitarie, allora il mago vince. Tipo mi hanno fatto lo sgambetto sul lavoro, mi hanno fatto lo sgambetto in alcune circostanze, ma chi è che ha fatto lo sgambetto? L'individuo non esiste. Esiste soltanto la tua proiezione che proietta quella persona che ti fa quella cosa per sperimentare un certo tipo di emozione e allearti all'emozione stessa. Questo è il mago. Invece la vittima chi è? Colui che si sente vittima di qualcuno che gli ha fatto lo sgambetto e di conseguenza chiude il suo potere di realizzazione delle cose. Perché quando tu ti fissi grandi obiettivi ci saranno delle prove, degli ostacoli volti a forgiare le tue armi spirituali per realizzarli. Ok. Andiamo a vedere le radici della situazione. Il 6 di coppe è la radice della situazione. Il 6 di coppe mi parla di persone del passato, situazioni del passato e anche che nel passato, anche nella tua vita, magari hai potuto incombere in delle situazioni che ti hanno reso vittima, chiudendo la possibilità della manifestazione del tuo potere.
E quindi il 6 di coppe mi parla di persone del passato, anche una certa nostalgia, per esempio, di quando eri bambino, che credevi nei sogni, vedevi nei sogni una realtà parallela, ma comunque uguale e reale, e allora tu in questo mese è come se dovessi far leva su quella bambina o bambino interiore che vede che tutto è possibile. Ok? Vediamo cosa è successo nel recente passato, il mese passato. Perché ti sei sentita o sentito il 5 denari nel passato recente? Si è chiusa una situazione di forte dolore qua nel mese passato, a maggio, o anche nelle settimane precedenti. Ci siamo sentite o sentiti persi, carenti. Abbiamo perso un po' di fiducia nella vita o nel subconscio c'è questa sensazione che gli eventi ti portano ad avere sfiducia nella vita o nella tua magia. Qua vedo una sensazione di carenza o di perdita. Può essere da un punto di vista emozionale, pratico della vita, ci siamo sentite abbandonate dalla vita, abbandonati dalla vita, oppure una sensazione di carenza abbiamo vissuto, che ha fatto un po' perdere fiducia nella vita, negli eventi. Ok, vediamo cosa succede nel mese di giugno 2025. Wow, una grande felicità qua vedo, 10 di coppe. Vedo una grande felicità. 10 di coppe mi parla di famiglia riunita, di sentire l'amore che ti riempie da una sensazione di penuria, sentire l'amore che ti riempie. Mi può provenire da amici intimi, da amici stretti, da una persona che conosci o da più persone. Il mese di giugno inizia con una grande felicità e quindi una felicità che ti scalda il cuore. Tu vuoi il cuore che sia scaldato, va bene? Vuoi il cuore caldo. E qua alcuni eventi della vita nel recente passato te l'hanno fatto un po' raffreddare, un po' di sofferenza, no? Sì, e questo lo consegui. Qua vedo la prima parte del mese che consegui una grande felicità, armonia in famiglia, o vedo molta felicità intorno a te. Ok. Vediamo cosa succede, sviluppo successivo, seconda metà del mese. Qua vedo tanta allegria, tanti incontri che ti portano allegria. C'è un 4 di bastoni. Qua ci sono persone allegre che condividono le proprie esperienze. Vedo tanta allegria nel mese di... Inizia il mese con... Scusami, della seconda parte del mese vedo molta allegria qua, con persone che probabilmente ti scaldano il cuore, che conosci bene, persone che sono, diciamo, affini alla tua anima, ok? Quindi prendere anche fiducia dalle persone, avere fiducia, eh, smettere di non avere fiducia negli altri. E mi spiego perché qua vedo 4 di bastoni, ti vedo anche con le persone più care dentro casa. Il 4 di bastoni parla anche di stabilità tua personale che raggiungi grazie alle sfide che superi. Vediamo qual è il tuo atteggiamento, il tuo atteggiamento. E qua abbiamo due di bastoni che mi parla, tu sei come in questo mese guardi fuori dalla finestra come questa immagine e vedi qua c'è un mondo, no? È come se dici non prendo decisioni importanti ancora perché devo vagliare delle possibilità. Però al tempo stesso i bastoni sono fuoco, energia, il due di bastoni è tra i due bastoni cosa scelgo, ma nel frattempo il fermento dentro di te accelera, no? Che decisione prendo? Quindi il tuo atteggiamento rispetto a quello che stiamo vedendo qui è che decisione prendo rispetto alla voglia di manifestare le cose che mi piacciono e che mi scaldano il cuore nella vita, ok? Quindi è un atteggiamento propositivo il tuo. Vediamo cosa arriva dall'esterno. Dall'esterno abbiamo la regina di denari. Qua abbiamo, puoi essere tu questa energia qui, come se ti vedessi stare tranquilla e serena con il tuo intorno, anche a livello pratico della vita. Ci sono persone che si fidano ciecamente di te, ti vedono come una donna o come un uomo affidabile all'esterno di te, quindi ti vedono come una donna e un uomo affidabile, una persona che si prende cura di sé, sa il fatto suo. E poi per altri ci può anche essere la figura di una donna esterna, la figura di una donna esterna con la quale tu, questa può essere la sfida con questa figura. È come si dice mi fido o non mi fido, oppure esternamente a me. Succede che per esempio
voglio maggiore stabilità, voglio tranquillità e serenità nel mio intorno, no? Mi fido o non mi fido delle persone intorno a me? Mi possono dare stabilità? Qua io vedo che ci sono delle persone intorno a te, in particolare una persona di tutto rispetto, che ti puoi fidare di questa persona, soprattutto di una figura femminile. Sì. Vediamo le tue speranze e le tue paure. Qua c'è una regina di bastoni. Allora, è come se avessi un po' paura in quello che manifesti. Vuoi riprendere il controllo della situazione, no? Vuoi avere il controllo su delle situazioni. È come se avessi però paura di perdere il controllo su alcune situazioni. Questo mi stanno dicendo. Soprattutto per quanto riguarda, ehm, diciamo, la tua necessità dell'anima, quello che c'è nella tua profondità, no? La radice della situazione, tu vuoi stare bene con le persone che ami, con essere affine con le persone che ti stanno a cuore, avere delle compagnie affini di cuore, no? Ecco, la regina dei bastoni lì mi fa una domanda. È come per dire, la regina dei bastoni in negativo è come se colei che è un po' arrabbiata rispetto a cose che sono successe nel passato, e non crede nel suo potere, vuole avere il controllo sulle situazioni proprio perché non ha fede negli eventi. Ricordiamo mancanza di fiducia nella magia di prima, no? Ti dicono lasciati andare. Che decisione prendo? Lasciati andare, sì, alleati con la tua fede e lasciati andare perché le cose vanno bene in questo modo. Sì, vediamo il risultato finale. Esci fuori da un momento molto difficile, si chiude una tappa molto dolorosa. È come se alcuni di voi facessero un po' fatica a riprendersi un po' il potere dopo aver subito una situazione di tristezza o di dolore. Ricordiamo che il cuore del mese è il mago, la manifestazione di una nuova realtà dove tu hai il potere su tutte le cose, ma non tu come individuo, tu come anima hai il potere su tutte le cose. E quello che devi sconfiggere in questo mese, diciamo, è la mancanza di fiducia nel tuo potere, tant'è che me lo riconferma la regina di bastoni. Fiducia nella tua magia. Vuoi creare, però allo stesso tempo hai paura di non riuscire ad avere il potere per creare, invece no. Magari per creare anche situazioni più stabili intorno a te, lo fai in questo mese. Il 10 di spade mi parla di un esito, la tendenza finale del mese è quella di uscire da un momento in cui ti ha visto avere poca fiducia nella tua magia ultimamente, fede negli eventi. Io qua vedo anche molto amore intorno a te in questo mese che ti permette di andare incontro anche a chiudere un capitolo molto difficile. Mi spiego? Sì. Per alcuni di voi ci può essere anche la figura di una madre, mm? La figura di una madre in questo mese. Nella seconda parte del mese, l'incontro con una madre o l'incontro con una figura femminile importante, che non sai se fidarti o meno. Qua io ti dico che il mese si conclude con la fede anche in questa persona, ok? Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi. Allora, vado direttamente alcune carte che voglio specifiche. L'ostacolo di questo mese, il 7 di spade, il paggio di denari. Allora, qua mi stanno dicendo che può essere che tu vuoi realizzare qualcosa sul piano lavorativo, qua mi stanno facendo più specifiche, delle proposte in ambito lavorativo, magari una persona che non sta dando risposte sul profilo lavorativo, magari una persona di cui ti fidavi non sta dando risposte, o una circostanza di cui ti fidavi che può non dare risposte sul piano lavorativo, pratico. E qua appunto io vedo poi, assolutamente, vedo che questa cosa si risolve invece, tu ce l'hai le risposte, vedo molta felicità.
vediamo su quel 10 di coppe, cosa accade nell'inizio, quindi la prima parte del mese col 10 di coppe. 7 di spade, vedi? Che ti ho detto? Si risolve una situazione legata alla mancanza di fiducia di un incontro con una persona. Credo che sia una persona, questa donna qui. Può essere una persona di famiglia, anche una zia, può essere o una persona che reputi molto stretta a te, una persona che reputi molto amica, o anche può essere una relazione, che magari questa persona si sta facendo un po' i fatti suoi, comunque i fatti suoi nel senso che ha delle responsabilità su altro e quindi tu stai, può succedere quindi in questo mese che tu possa esserci un po' di mancanza di fiducia nei confronti di questa persona. Però io vedo che c'è un incontro e c'è ritorna questa fiducia. Ecco, questo è il senso. Può essere anche una persona ufficiale, vedi un po' dove ti risuona. Io vedo che torna questa fiducia. Ricordiamo che l'energia generale del mese la guida il mago, cioè la manifestazione del tuo potere da bambina, di bambino, nella realizzazione di quello che vuoi. Ok? E il tuo atteggiamento e che decisione prendo nei confronti di questa cosa, di questa persona? Vediamo questo 4 di bastoni, questo incontro. 3 di coppe, vedi? Qua vedo una celebrazione, riappacificazione, un incontro con queste persone o questa persona. Magari può essere una cara amica, non lo so. Vedo un incontro di gioia qui. Vediamo il tuo atteggiamento con 2 di bastoni. 4 di spade, stai pensando che decisione prendere qui? Stai meditando? La regina di denari, energia esterna, influenze esterne. Il mago, vedi? Il mago. Il mago. Questo mago sulla regina di denari mi parlano sia della manifestazione di quello che ti ho detto, ma anche della manifestazione esterna, di situazioni esterne che riguardano la manifestazione del tuo potere personale sul piano pratico, quindi anche a livello lavorativo mi stanno parlando qui, 4 di bastoni, o anche di casa, è come se ti sentissi bene nella tua casa, come se ti sentissi ehm, rinforzata, a tuo agio, nella tua casa in tutto ciò che riguarda la tua stabilità, ti sentissi bene. Ci sono anche notizie dall'esterno che riguardano la tua stabilità, possono essere di natura lavorativa o ciò che ti dà maggiore comfort in questo mese. E quindi se anche qui stavi aspettando notizie sul piano pratico lavorativo, arrivano. Speranza o paura con la regina di bastoni, cos'è che hai paura? O cosa? Ah, il 7 denari, è come se stessi aspettando i risultati della tua magia, ma arrivano questi risultati, come se avessi perso, alcuni di voi perdono un po' la pazienza o sul piano pratico, quando arrivano i risultati di quello che voglio, investo su questa conoscenza, investo su questo lavoro, investo, ok? Tutto questo è. Che cosa faccio? 10 di spade, risultato finale. Vedi la luna, è come se devi avere fiducia nelle tue intuizioni, nella tua magia, non all'ombra della mente razionale. Fiducia nei risultati, fiducia nella tua magia, fiducia nella tua magia. Sì, fammi mettere ancora su 10 di spade. E infatti, cavallo di bastoni, avrai fiducia nella tua magia facendo dei cambiamenti quasi rivoluzionari in questo mese. Fammi vedere ancora sul mago, energie esterne, l'eremita. Qua c'è una proposta che ti faranno sul piano lavorativo e la persona è anche molto saggia. Ho una proposta da guardare bene, con prudenza, con saggezza. Sul 6 di coppe, 2 di coppe. Qua è chiaro che qua mi stanno dicendo che sul profilo intimo, interno, diciamo che il succo qual è questo mese? Sentirsi capaci di poter realizzare tutti gli obiettivi, ok? E tra questi obiettivi c'è sul piano pratico, sul piano della vita materiale, c'è anche il senso di realizzare delle vere unioni autentiche con le persone, che sia uomo o donna non importa, no? Delle unioni autentiche, come dicevo anche all'inizio, che mi parlino anche di ehm,
di cooperazione emozionale, cioè persone con le quali ci si intende. E questo è ciò che ti manca di più e che avrai molto amore intorno a te, a discapito di una mancanza di fiducia che può esserti arrivata dal mese precedente, ok? Poi qui si declinano anche, mi parlano anche d'amore, mi dicono che c'è una sensazione di amore qua con qualcuno, eh. C'è una sensazione d'amore con qualcuno. Adesso lo vediamo l'amore, perché qua è un'assesa generale proprio per vedere cosa esce. Qua mi dicono che c'è l'incontro con una persona con la quale ti senti molto affine. Questo nella parte amorosa, eh. Ti senti molto affine. Questa persona magari ci sei stata insieme nel passato e magari adesso vedo un incontro di amicizia qui, di un amore in senso lato, di amicizia, no? Mm. Può essere una persona che non sentivi da tempo, vedo un incontro con questa persona, però più sull'amicizia o più una situazione che era ferma da un po' di tempo che ti vede protagonista di una sensazione di più leggerezza con questa persona. Ok? Tu puoi avere un po' di ansia, un po' di paura perché hai aspettato tanto, però vedo che è come se prendi un po' la palla al balzo da questa situazione e si chiude il ciclo doloroso legato all'amore anche che c'è stato con questa persona. Cioè come se ti fai forza, mi spiego? Adesso vediamo nell'amore nello specifico, vediamo. Vediamo. Amore Sagittario, giugno 2025. Vedi qua ci sono due persone che si danno le spalle, un amore incompreso, amore tediato. Vediamo cosa succede in questo mese nello specifico. Amore Sagittario. La luna. 4 di denari. Eh sì, c'è, te l'ho detto. Paggio di coppe. Io vedo qua una sensazione di paura da parte tua ad aprirti o sei stata un po' più chiusa, un po' più chiuso ultimamente, un po' di paure legate al tuo interno, avere un po' paura ad aprirti, però qua nel tuo spazio c'è questa persona che ti corteggia o che ti manda un messaggio in modo amorevole. Vediamo l'energia di questa persona che ti viene incontro. Qua abbiamo l'imperatore, 5 di bastoni, paggio di spade. Questa è una persona che ha avuto molti problemi con il suo intorno, o lavorativo o familiare. Qua possono esserci persone che si sono messe in mezzo, delle zizzanie o delle questioni riguardanti gelosie. Vedo una persona cercando di valutare la scelta migliore da fare, molti problemi intorno a sé con delle altre persone. Questo può essere anche un amore nuovo, eh? Io ti sto raccontando quella situazione che ti ha dato questa chiusura e queste paure, eh? Vediamo alla fine cosa succede per te in amore, Sagittario. 8 di bastoni, gli amanti, bello, 6 di denari. Vedo comunicazioni d'amore che riportano un certo equilibrio. Ci sono comunicazioni d'amore che con il 6 denari mi parla dell'intesa che avviene con questa persona. Se è la stessa persona ci sono comunicazioni di cuore che sono volte a portare un'intesa. Se i denari è il giusto dare, il giusto avere, anche una scelta d'amore giusta, equilibrata. Il 6 denari mi parla di equilibrio, la voglia di intendersi l'uno con l'altra. Mi spiego? Vediamo energia positiva. Fino a questo momento ci sono i segni dell'Ariete, Gemelli, Vergine, Leone, Sagittario come te, Cancro molto forte e Bilancia. Vediamo energia positiva per te, amore. E infatti abbiamo il carro. Energia positiva, il carro mi parla di superamento di difficoltà, avanzamento in amore, mi apro al nuovo, mi apro senza paura, mi apro a quello che sia. Energia negativa, l'8 di coppe, ti fa fatica un po' a fare questo cambio, però lo farai. Un po' di fatica a fare questo cambio, però verrà fatto. Vedi, regina di spade, perché stai un po' sulla difensiva, che tu sia uomo o donna non importa, ok?
Vediamo un po', entriamo nella profondità di questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei, e vediamo cosa ti comunica, ok? Allora, per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sei bella da togliere il fiato. Sei bella o bello da togliere il fiato. Cos'altro? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è una frase che ho scritto quando, soprattutto per quanto riguarda situazioni di questa natura. Persone che si mettono in mezzo, situazioni di tensione. Questa persona dice c'eri soltanto tu, se tu credi che c'erano altre persone intorno a me che mi hanno potuto influenzare, non è così. Ok? O che mi possano influenzare. Vediamo ancora. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa è una persona che dice nel male e nel bene, nella buona, cattiva sorte, stiamo insieme perché insieme ci si evolve. Non scappo davanti alle difficoltà. Questo ti dice questa persona, ecco perché c'è questo equilibrio. Il giusto dare e il giusto avere, cioè intendersi, non scappo di fronte alle difficoltà. Ok? Bello, bello, bello. Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi leggerò la carta del drago immaginale per il rituale della buona riuscita per te in questo mese, ok? Per tutto quello che ci siamo dette. Sagittario. Il fiume. Fluisci, fluisci, fluisci. Vediamo un po' cosa ti dice la carta del fiume. Fluisci, 17. Allora, qua ti parla di che cos'è questa, di che cosa, di tutto ciò che significa questa carta del fiume, no? Sì, vediamo se posso farti un riassunto. Mm. Allora, qua mi stanno parlando chiaramente di non avere paura di quello degli eventi, di darti agli eventi e non averne paura. Come ci insegniamo sempre, gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones. E quello che ci vogliono dare gli eventi è la liberazione delle nostre paure, attaccamenti e resistenze, semplicemente dandoci agli eventi offedente, offedente, cosa che la mente razionale non ti fa fare perché vuole il controllo sugli dei, cioè sugli eventi, no? Allora, qua c'è una paura che tu devi trascendere. Allora, qua ti dà il risponso del drago in questo mese è questo. In presenza di questa carta devi vincere una piccola o grande paura inconscia, ritrovare la relazione con l'invisibile, riunificare i due mondi, visibile e invisibile, separati dall'incoscienza. Riconquistare una capacità integra dei sensi e della coscienza è fondamentale ai fini di superare tutte le piccole e grandi paure e insicurezze. A questo fine puoi eseguire la seguente meditazione. Siediti comodamente in un luogo tranquillo e assumendo una postura che esprime un senso di dignità, a tal fine è fondamentale tenere diritta la schiena, porta l'attenzione al tuo respiro. Rendi la respirazione più profonda rispetto al respiro spontaneo. Immagina il tuo respiro come un'onda del mare che attraversa il tuo corpo. Quindi medita secondo il ritmo descritto qui di seguito. Prendi 3 respiri profondi. Immagina 3 onde potenti che attraversano il tuo corpo. Durante la respirazione ripeti mentalmente il mantra Ora Tun. Ripeti Ora durante l'inalazione e Tun durante l'esalazione. In questo modo. Ora Tun. Ora Tun. Ora Tun. Inizialmente può sembrare difficile farlo, ma siccome può sembrare difficile farlo, questo è uno dei mantra più potenti che noi usiamo nello yoga sciamanico per riassorbire tutte le nostre proiezioni. E il riassorbimento del reale, di quello che hai proiettato fino a questo momento che ti fa paura. Ok, ricordiamo che la carta guida questo mese è il mago, allearsi alle emozioni, ritirare le proiezioni di ciò che ti ha fatto paura.
che sono emanazioni della tua anima. Ok. Trattieni il respiro a polmoni pieni. Immagina un'onda potente che non sei tu, ma qualcosa che esiste dopo di te o al di là di te. Prendi 3 respiri profondi, immagina 3 onde potenti che attraversano il tuo corpo. Trattieni il respiro a polmoni vuoti questa volta, immagina un'onda potente che si produce al di là di te. Tu sei completamente assente. A questo punto puoi decidere di fare un altro ciclo o puoi interrompere. Hai comunque attivato la tua consapevolezza e se di giorno in giorno continuerai a ritagliarti brevi istanti di pratica, la tua consapevolezza crescerà portandoti spontaneamente alla soluzione positiva della questione per la quale hai interrogato il drago immaginale. Quello su cui abbiamo interrogato il drago è la pratica di riuscita per te per andare incontro alla tua magia di questo mese. Visualizza l'immagine di un fiume all'inizio e alla fine della tua meditazione. Quindi all'inizio e alla fine della meditazione io vi consiglio di farla, è semplicissima e praticissima questa pratica, bastano 30 secondi, 1 minuto al giorno, ok? La pratica del fiume, perché questo è il mese in cui tu devi realizzare la magia e superare la paura del 7 di spade, che è la mancanza di fiducia nella vita e negli eventi, che ti sottraggono il potere del mago, per realizzare concretamente nel tuo quotidiano in questo mese tutti i tuoi obiettivi, ok? Wow, ragazze mie e ragazzi, stesa intensissima e bellissima, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!